Sarà un talento della primavera il rinforzo d'emergenza per l'attacco dell'Inter, perché l'infortunio di Arnautovic ha creato un problema molto grande a questa Inter di Simone Inzaghi in un momento in cui stava andando tutto bene. Purtroppo l'attaccante austriaco sarà fuori un paio di mesi circa, la prospettiva è quella che dovrebbe saltare almeno 10 partite, durante le quali l'allenatore ovviamente dovrà spremere Lautaro Martinez, Thuram ed Alexis Sanchez, che sono gli unici tre attaccanti di ruolo a disposizione in questo momento, oggettivamente troppo pochi per il 3-5-2, soprattutto per il 3-5-2 di Inzaghi. Bisogna quindi trovare delle alternative. Non si andrà sul mercato, la dirigenza lo ha fatto capire, non si andrà alla ricerca di un attaccante svincolato tra quelli disponibili in questo momento da tesserare, per cui Klaassen o Mkhitaryan, all'occorrenza questi due sono i nomi più caldi per essere, diciamo, aggiunti all'attacco, pur non essendo dei puri attaccanti. Intanto però alla prima squadra, come dicevo, verrà aggregato un talento dal settore giovanile nerazzurro, quasi certamente Amadou Sarr, di cui parliamo in questo contenuto di oggi, nuovo episodio del nostro format che vi sta piacendo molto, avete molto apprezzato. È un format in cui vi portiamo alla scoperta dei giovani talenti nerazzurri che dal settore giovanile appunto si affacciano alla prima squadra, evidentemente questa volta con i riflettori ancor più puntati addosso. Quindi ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, le analisi, gli approfondimenti quotidiani e le dirette ogni giorno qui sul nostro canale alle 19:30. Allora, parliamo di Amadou Sarr, partiamo come sempre dalla carta d'identità. Chi è questo ragazzo, questo giovane attaccante nato il 28 giugno del 2024 in Senegal, è però in possesso di passaporto italiano, alto 1,90 m secondo la scheda del portale Transfer Market, giocatore di piede sinistro, ci dice questa scheda, ed effettivamente così è, ovviamente, attaccante punta centrale che cresce ovviamente soprattutto nel calcio italiano. L'Inter lo preleva nel 2018 da una società con cui, diciamo, collabora e lo inserisce prima nell'Under 17, poi soprattutto il salto nell'Under 18 è dove si impone, dove si fa vedere di più con tanti gol segnati in una stagione, e si merita la chiamata presto anche in primavera. Il primavera, diciamo, è l'ultimo step prima della prima squadra a livello di settore giovanile, per chi non lo sapesse. E dopo un primo anno viene promosso in pianta stabile, quindi nella formazione allenata da Christian Chivu. Nel primo anno in pianta stabile in primavera però parte alle spalle di uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni, ovvero Francesco Pio Esposito, e quindi inevitabilmente lo spazio è poco. Gioca comunque un buon numero di partite, ma quasi sempre subentrando dalla panchina, riuscendo comunque a segnare 5 gol, che non è male avendo giocato tanti spezzoni. Quest'anno, con l'addio di Esposito che è in prestito allo Spezia, Chivu, visto anche l'infortunio grave di Zuberek, sta recuperando, però è ancora fuori. Chivu lo promuove quindi a titolare e rigorista con la maglia numero 9. Sul rigore ha segnato entrambi i gol di questa primissima parte di stagione contro Fiorentina e Real Sociedad nella Champions dei giovani, la Youth League, e ha già fornito anche un assist. Non sono dei numeri clamorosi, però sicuramente sta ben figurando a livello di rendimento e di gioco. Infatti Inzaghi gli ha già fatto assaggiare la prima squadra. In estate, nell'ultima amichevole della scorsa estate contro la squadra albanese dell'Egnatia, dopo il 3-2 di Lautaro Martinez, ha sostituito proprio l'argentino nel finale, e poi è andato in panchina anche contro Cagliari e Fiorentina in Serie A all'inizio di questa stagione. Ora è tornato anche nelle scorse ore ad allenarsi con la prima squadra, soprattutto alla luce appunto di questo infortunio di Marko Arnautovic. Come caratteristiche è un giocatore, dicevo, 1,90 m, forse anche qualcosina in più, è un'altezza superiore alla media della sua età, quindi in primavera si fa vedere con il fisico e anche di testa, e quindi fa principalmente la prima punta, dove viene molto cercato anche dai cross e dai lanci dei compagni. Però non è un Arnautovic, per intenderci, è un giocatore più di movimento, che lotta più che di lotta a spalle alla porta, quindi più di movimento, più dinamico, bravo con i piedi, soprattutto col piede mancino, e ha anche una buona velocità per andare ad attaccare lo spazio. Anche per questo è stato usato quindi anche come esterno d'attacco o seconda punta. Qualcuno, ho visto in giro, ha azzardato qualche paragone con UEA per far capire un po' le caratteristiche.
ovviamente, diciamo, andiamoci un attimo piano con i paragoni con un pallone d'oro, però questo era un po' delle similitudini che ho letto in giro per le caratteristiche di questo giocatore. Ne parlano tra l'altro tutti come un bravo ragazzo, studioso, un gran lavoratore che si applica molto per crescere, caratteristiche che sicuramente lo rendono ancor più apprezzabile, soprattutto quando stiamo parlando di un giocatore, giovane. Anche qui, trattandosi di un calciatore giovane, al primo impatto con i professionisti, ovviamente diciamo per l'impatto sulla prima squadra è tutto da misurare, chiaramente. La stazza fisica che in primavera fa la differenza, in Serie A diventa già più normalizzata, così come la velocità. Il fatto che si sia già allenato con la prima squadra e sia stato convocato, come dicevo, già da Inzaghi in queste occasioni di inizio anno, velocizza un pochino quel processo di inserimento, nel gruppo, però avrà bisogno ancora di un po' di tempo per portarlo ad essere un giocatore in grado di avere un effetto concreto sulla prima squadra e di incidere. Allo stesso tempo però devo dire che in un Inter che funziona e gira bene, in cui gli attaccanti sono importanti per la manovra, ma allo stesso tempo hanno anche tante occasioni da gol, visto l'impianto di gioco collaudato che prevede anche più fonti di gioco alternative, ecco magari qualche spezzone, magari per dare un pochino di freschezza con l'imprevedibilità e l'esuberanza anche di un giovane, che arriva dalla primavera, potrebbe questo Sarr ritagliarselo in questo momento in cui gli attaccanti servono. Detto questo, è evidente a tal proposito che l'assenza di Arnautovic comunque crea un danno pesante all'Inter in questo momento e purtroppo si è verificato quello che tantissimi di noi, me compreso, temevamo dall'estate scorsa, dal mercato, ovvero che la differenza tra gli attaccanti titolari e le alternative, soprattutto in termini di affidabilità fisica, era ed è abbastanza netta. Quindi c'era e c'è il rischio di trovarsi poi corti nel reparto offensivo. Un problema che hanno un po' tutte le squadre, anche le grandi, se penso alla Roma in difesa, il Milan in difesa o in mezzo al campo dove si è fermato Krunic ed è un problema per loro, la Juventus in più zone. Ecco, è un po' un problema per tutti, però la speranza, concentrandoci sull'Inter, è che, magari possa esplodere Sarr, chi lo sa, magari ci va bene questa cosa, ma allo stesso tempo che i gol aggiunti sulla carta a centrocampo riescano ad aiutare gli attaccanti, e diciamo soprattutto anche, che Lautaro Martinez e Thuram non debbano avere nemmeno un raffreddore in queste settimane. Questo è assolutamente fondamentale. Fatemi sapere che ne pensate voi di Sarr, se lo conoscete, se pensate che potrà dare una mano in questo momento, anche in prima squadra, se potrà avere un impatto anche sulla prima squadra. Vi invito a fare un salto nel club di Passione Inter se non l'avete ancora fatto, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. In descrizione vi lascio, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.